Buongiorno a tutti quanti. Oggi ragazzi dovevo per forza portarvi questa nuova uscita di Andrea Bianchi, Nuit d'Orient Rose, perché è una roba da fuori di testa. Se vi piace la profumazione alla rosa, penso che una rosa così speziata, così fantastica e realistica voi non l'abbiate mai sentita. È un'essenza di rosa vera e propria, quindi non ci sono chissà altri componenti dentro, però è una rosa così particolare e unica che non ho mai sentito così tante sfaccettature su una profumazione alla rosa. Quindi è qualcosa di potentissimo, perché vi dico a naso è potentissima, e di una qualità e una bontà veramente fantastica. Tra l'altro questa base premium, anche perché probabilmente che la qualità della profumazione è qualcosa di fantastico. Ci dovrebbe essere anche un'ambra molto costosa, molto particolare, a rendere la profumazione ancora più elegante, ancora più di qualità. E vi assicuro ragazzi, chi l'ha già provata del gruppo che conosco, che l'ha preso da subito e l'ha provato, mi ha detto è diventata subito una delle profumazioni preferite che hanno in casa. È effettivamente qualcosa di spettacolare. Non ve lo dico perché mi piace il marchio, sapete che ho anche le mie preferenze, alcune profumazioni mi sono piaciute di più, alcune meno. Questa è da capogiro veramente, c'è qualcosa di mostruoso. Allora, ho messo nel ciotolone un po' di sapone, ci vado a mettere sopra un po' di acqua calda, in modo che il sapone si idrati un po', si scaldi un pochettino e si prepari. Cosa andiamo a provare oggi? Allora, proviamo un sintetico, perché ok che se io spendo soldi, pago soldi per un pennello, spendo 70-80 euro per un pennello sintetico, botti, in tasso via dicendo, ho una certa qualità. Però andiamo a provare anche un pennellino che costa relativamente poco. Quindi questo è uno Yaki, ok, da 24 con ciuffo sintetico. Non mi ricordo come si chiama questo ciuffo qua sintetico, casomai vi lascerò un link nella descrizione. Comunque è l'unico marroncino con il ciuffo sopra chiaro. C'è anche una novità. Parlando un po' con Yaki, sono riuscito ad avere uno sconto del 15% sul vostro carrello. Basta che quando andate su AliExpress e fate un acquisto, nella chat del negozio dove andate a scegliere cosa fare, come magari se volete il ciuffo incollato o no, se volete una cosa o un'altra, gli fate il mio nome e cognome, Jared Oldrati, e avrete uno sconto del 15%. Io non ci guadagno nulla, ma per voi penso sia un bel pensiero, no? Andiamo a provare questo sintetico, comunque di costo mantenuto. Andiamo a provare insieme anche sto rasoio, che quando è uscito mi ha colpito ragazzi, ho detto bisogna provarlo, quindi andiamo di Parker Variant Open. Mi ha incuriosito, quindi lo andiamo ad aprire, basta svitare qua, anche una cosa abbastanza semplice. Ci mettiamo una Gillette Nacet, eccolo qua, quindi lamettina, qua basta chiudere, eccolo qua, in teoria, eccolo qua, perfetto, basta chiudere. Le regolazioni non sono perfettissime, però alla fine, vabbè, più o meno va sempre bene, leggermente sopra l'1. Anzi, così sembra quasi il contrario. Vediamo se ho sbagliato io qualcosa. Sì, ho sbagliato io qualcosa. Qua c'è un segno, vedete? Una barretta, e sotto c'è un'altra barra. Le due barre devono coincidere. Vedete che si può anche sbagliare. Dopo magari diamo colpa anche agli attrezzi, invece bisogna anche un attimino. Ecco, già così infatti segna 1, perfetto, vedete, errore mio. In più segnava anche il contrario, quindi non avrebbe avuto molto senso. Siccome io ho già provato un Parker
variant, e mi ricordo che mena abbastanza bene. Questo è anche open, quindi io direi che almeno nel pelo farei, arriva fino a 5 più, io lo metto a 3,5 e vediamo che sensazione ho in viso. Se vi fa piacere, ragazzi, darmi il vostro sostegno, un bel like al video, un commento, anche un saluto, un ciao, un ditino, un qualcosa, sono tutte cose che mi aiutano anche a far muovere un po' il canale, l'algoritmo di YouTube, in modo da avere qualche bel riscontro, ecco. E se dopo vi fa piacere, sapete sempre che nella descrizione del video io vi lascio dei codici sconto per voi, ma se cliccate anche nei link vari date anche un sostegno al canale. Ok, andiamo di pre-barbino. Qua ho fatto un mix, c'è un po' di Barber Mind, c'è un po' di Noai e c'è anche un po' di pre-barbino della Good Feathers, che adesso ho messo sotto mano. Stavolta ho fatto un mix, un po' di uno e un po' dell'altro, così. Tanto alla fine io uso solo gel pre-barba, alcuni mi trovo meglio, li ricomprerò. Per me il Barber Mind qui e il Noai per me sono al top in assoluto. Però mi dispiace anche darvi agli altri, non usarli fino in fondo, perché comunque non sono male, e allora li vado a mischiare insieme, così li uso e alla fine bene o male l'effetto è quello. Non è che quando si usano saponi buoni di qualità è una coccola in più, ma non è niente di così indispensabile. Ok, quindi sapone, scrolliamo, dopo se serve andrò a mettere un altro po' di sapone. Quindi io vado con pennello asciutto, perché l'ho scrollato e anche tirato via l'acqua dalla ciotola, vado praticamente solo a caricare il ciuffo. Se vedo che a un certo punto gira è tutto asciutto, perché comunque è un sapone che chiama acqua, però io non vado mai ad idratare troppo subito, vedo che chiama acqua, prendo 2 gocce di acqua di numero, proprio 2-3 gocce così, non di più, e ritorno a girare, a caricare il pennello. Mi interessa che non mi crei la schiuma, ma che comunque il sapone si vada a incorporare bene nel ciuffo. A me interessa solo quello, perché dopo il montaggio lo andrò ad effettuare in viso. Ok, giusto altre proprio 2 goccine di numero. Mamma mia, ragazzi, la profumazione che esplode, cioè questa è una rosa di una qualità mai sentita prima in vita mia, spettacolare. Ok, andiamo a vedere come lavora questo ciuffetto da 24, che sono sincero, per il mio viso è un po' scarsino. Io amo il 26, 27, massimo 28, però ogni tanto bisogna anche, mi si suol dire, provare anche qualcosa di nuovo, riprovare, rimettersi in gioco. Questo è un bel pennellino, secondo me, da viaggio. Allora, se non mi sbaglio, io ce l'avrei già dovuto avere un pennellino del genere che usa mio papà su di sopra già da un po' di tempo, però non me lo ricordavo più se era lo stesso, se l'avevo preso da Yaki o meno, e quindi lo andiamo a riprovare. Però la sensazione è quella, quindi penso proprio che il pennello sia quello. Ragazzi, sono pennellini che costano poco e io ve lo dico molto sinceramente, fanno benissimo il loro lavoro. Cioè, questo è un pennellino molto morbido, non floppy ma morbido, molto delicato in viso, però ragazzi
come sintetico monta benissimo. Non aspettatevi le prestazioni dei super sintetici come Omega Evo, N3 Cilio o nuovi Humo, cose del genere, però per il prezzo che hanno con il manico e tutto, ragazzi, cioè, piuttosto di andare a magari spendere dei soldi su dei pennelli in tasso di dubbia provenienza, qualità, che magari pungono o via dicendo, questo è un pennello che comunque monta benissimo. Infatti, quando vado a fare ogni tanto la barba e la pelata a mio papà, uso questo ciuffo, solo che avevo il dubbio che fosse lui o no, perché l'ho fatto montare su manico artigianale e vi dico che, ragazzi, cioè, lavora veramente bene, molto molto morbido, quindi se uno piace proprio il massaggio vigoroso, no, questo è un pennellino morbido, però se uno cerca un sintetico morbido da spendere poco, che funzioni bene, ottimo, veramente ottimo, neanche una parola. Ragazzi, andiamo a provare sto trattore. Andiamo a provare il trattore della Parker. Secondo me questo è un trattore. È piano a parlare perché nel verso del pelo sono capaci tutti. C'è chi non fa neanche il contropelo con R41 con altri rasoi perché dicono a me mi basta e grazie tante. Se non fai il contropelo, io dico sempre puoi usare anche un coltello da cucina, non che sia obbligato, però quando vai di contro, o se no, o se ti basta, se uno veramente liscio gli basta senza contropelo, ci mancherebbe che è costretto a farlo. Però siccome io non arrivo al BBS se non faccio un contropelo di quei seri, quindi per forza allora vado a spingere un pochettino, un po' di più, voglio sentire la lama dandogli un pochettino di carica in più, quindi lo metto a 4,5, quasi al massimo. Voglio un attimino, cioè, come tutti i regolabili a testina è ingombrante, c'è poco da fare, cioè non è comodo da usare, non è un Tatara Muramasa che lavorate di fino. Cioè per me se uno deve spendere su un regolabile e ne vuole uno per la vita, si prende un Muramasa, cioè per me è così. Però logicamente questo costa 3 volte meno, quindi taglio molto emozionante, c'è poco da fare, c'è proprio senti la lametta che canta, senti tutto quello che ti succede in viso. La barba dal viso sparisce completamente, cioè proprio vedi che viene non neutralizzata ma viene praticamente polverizzata completamente. È un rasoio che quando ce l'hai in mano e appoggiato al viso il suo carattere, diciamo, se te lo fa sentire molto bene. Mamma mia che profumazione, ragazzi, cioè altro che colonie inglesi, profumazioni inglesi, questa è eleganza dello stato puro, cioè penso di non aver mai sentito in vita mia una profumazione elegante come questa,
Cioè veramente questa è da... qualcosa di micidiale. Sapone, ragazzi, monta con una semplicità che veramente cambia poco dall'essenzial. Forse leggermente da dosare un pochettino diversamente l'acqua, forse da stare forse un pelino più attenti, ma veramente... Lo sapete, lo tengo a 3,5, ce lo rimetto a 3,5, non vado ad abbassare ancora, perché mi sembra abbastanza gestibile. Però, ragazzi, è tanta roba sto sapone. Dopo nei ritocchi, già stare attenti qua. Vi dico, a gusto mio, piuttosto del Progress, che a me, ragazzi, è un rasoio che non piace, non mi trasmette nulla, non ti fa sentire la lama, cioè regolerò qualcosa in meno come numeri, però io mi godo di più un rasoio così. Se devo scegliere comunque un regolabile di costo contenuto, e che abbia anche un'incisività notevole, perché questo, ragazzi, solo che appena avete la minima escrescenza, questo qua quando siete nel contropelo va giù di brutto. Per carità, uno si mette un goccino di colle, si mette un po' di balsamino, va via tutto, non è niente di pericoloso, di chissà che emozione allo stato puro, però non è un giocattolo questo qua, ragazzi. Cioè, sì, potete abbassare, ma allora a questo punto, fino a un certo punto, lo metto a 3, però... perché se lo abbasso ancora dopo devi spingere, e quindi se spingi non ti fai il puntino, dopo ti fai male, o comunque ti irriti. Perché il puntino ti si chiude, ma se ti irriti vuol dire che sei andato molto sotto pelle, e sei andato sotto pelle in una zona estesa, perché se ti irriti non ti irriti in un puntino, ti irriti in una zona. Ciò significa che in quella zona per un bel po' di giorni, fino a quando non sei guarito, vuol dire che sei andato veramente sotto pelle, cioè che sei andato oltre a quello che la pelle tua poteva sopportare, e quello è un problema, perché dopo se ti vai a radere magari un paio di giorni dopo c'hai ancora il problema e te lo riporti dietro per un pezzo. Quindi, come dico sempre, il puntino rosso è perdonabile, perché magari un'escrescenza, un rasoio che permette un po' di meno, un brufoletto, cioè quelle cose lì sono stupidaggini. Se sentite la pelle tirata, se sentite la pelle stressata, se avete delle zone rosse che vi danno problemi, lì secondo me è il momento da dire occhio che qua c'è qualcosa che non va. Sai come la vedo io, eh? Ragazzi, un piallone da paura. Questo. Vi dicono, a ricordo, perché è un bel po' che non l'ho usato, tra l'open e il closed essendo che puoi regolare tutta sta differenza, sinceramente non la sento, quindi... Però
se uno lo prende perché magari si rade, non so, a volte si rade una volta a settimana o non si rade spessissimo, mi è piaciuto forse un po' di più questo. Nel senso che anche con la barba lunga disciplini bene il pelo e grosse differenze nell'utilizzo non le senti, il fatto che sia open, quindi forse è più indovinato questo open che non il closed. Mi è piaciuto un pelo di più. Ragazzi, è un rasoione, ve lo dico, è un rasoione, non è per tutti, anche qua devi avere una buona mano. E se c'hai ci mettiamo l'after, se c'hai qualche escrescenza, qualche puntino, se hai una pelle delicata come la mia, mamma mia che profumazione, roba da fuoco, mamma mia che buona. Vi lascio un 5% di sconto anche sul sito di Andrea Bianchi su questi prodotti qua. Li trovate sotto link e il codice se volete provare i suoi prodotti. Non è tantissimo, però ragazzi, i prodotti di questa qualità qua, che già so che li tiene a prezzo veramente, insomma, ecco, dove il margine non è enorme perché la qualità è altissima, comunque è meglio di niente, no? Ragazzi, la profumazione qua è veramente narcotica, qualcosa di spettacolare. Allora, cosa vi devo dire? La pelle non è perfetta, cioè nel senso, questo è un rasoio per chi ha una pelle che sopporta, cioè chi è abituato ad esempio a usare Rex Ambassador o Rex Envoy, comunque rasoi che ragazzi aggrediscono la pelle perché c'è poco da fare, non sono rasoi belli mordenti, danno un'emozione mostruosa, cioè io so se avessi la pelle più resistente probabilmente il Rex Ambassador Envoy sarebbe il mio rasoio preferito, però per me sono troppo, cioè questo è già troppo, è un po' meno di un Rex Ambassador Envoy, quindi io lo trovo più gestibile, comunque molto emozionante. Bel rasoione, niente da dire, anche il prezzo che è come è fatto è veramente un bel rasoio, ma per me, per la mia pelle, per il mio tipo di rasatura è quel filino di troppo, lo dico veramente in modo schietto, però è un bel rasoione, quindi comunque se uno riesce a portare un rasoio così ci pensi sopra perché a sto prezzo qua hai un signor regolabile, lo dico veramente in modo molto schietto. Set di Andrea, non so cos'altro dirvi, cioè ho la pelle che nonostante la rasatura un po' al limite, perché ragazzi vi lo dico qualche puntino vabbè, ma però mangia ragazzi sto rasoio, mangia, è proprio il suo carattere. Chi ha provato già gli altri Parker sa che sono rasoi che smangiucchiano di brutto, però il post rasatura mi ha salvato tantissimo e la profumazione è qualcosa di... Questo è un cosmetico e adesso anche con delle profumazioni che sono da fuori di cranio completamente. Già ottime prima, ma questa è qualcosa di fuori livello veramente. Yaki, ragazzi, l'ho sempre detto, per me i prodotti Yaki non sono a livello di altri marchi, però anche il prezzo è limitato, quindi per il prezzo che ha, qui avete un buon sintetico che lavora benissimo, costano poco, questo a me piace molto. Se dopo vogliamo andare su di prezzo vi dico altro, però questi sono bei pennellini, a sto prezzo qua un sintetico così lavora benissimo, quindi per me è promosso, ve l'ho detto, lo usavo già con mio papà, non mi ricordavo fosse esattamente questo, avevo il dubbio di averlo preso da un'altra parte, invece il ciuffo è proprio identico a questo, lavora molto bene ragazzi, cioè non gli si può dire niente. Sentite che non è il super ciuffo, però non costa neanche 80 euro, costerà, non so, adesso mi ricordo 10, 15, 20 euro, avete un pennello veramente fatto bene, i manici anche sono fatti bene, sono di buoni prodotti ragazzi, c'è poco da fare. Ragazzi, lasciandovi con questa meravigliosa della profumazione, vorrei veramente farvi entrare in casa vostra, farvela annusare e
e so che un secondo dopo avete cliccato e vi siete preso un set perché è qualcosa di fuori di testa, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video e bye bye.